È arrivata la nuova AMG GT Coupé con il motore 63 in questo magnifico colore Hyper Blue Magno, davvero particolare. Arriva la seconda generazione, quindi un'evoluzione, non una rivoluzione in termini di design, i contenuti invece sono assolutamente da rivoluzione. Ma cosa cambia questa nuova AMG GT rispetto alla versione precedente? La nuova griglia anteriore profondamente modificata perché contiene un'aerodinamica attiva, sia per quanto riguarda gli splitter verticali e orizzontali che si aprono e si chiudono controllati dall'elettronica per ottimizzare il flusso d'aria e raffreddare più velocemente motore e impianto frenante, sia soprattutto per quello che concerne quello che non si vede qui sotto, un front splitter davvero particolare anteriore di dimensioni generose, una specie di ala rovesciata che si apre sopra gli 80 km all'ora creando un effetto Venturi, schiacciando quindi la vettura a terra e permettendo un più veloce inserimento in curva, sulle curve medio veloci e veloci, aerodinamica attiva anche al posteriore. Il V8 biturbo AMG con le turbine all'interno della V è il motore ben conosciuto, modificato, ottimizzato ma sempre da 585 cavalli, quindi non già il motore visto nella Black Series e soprattutto 800 Nm di coppia, abbinato a un cambio a 9 rapporti, ma l'innovazione è altrove. La trazione integrale formati, questa volta completamente variabile, in grado di spostare la coppia motrice tra l'asse posteriore e l'asse anteriore completamente, soprattutto addirittura possibile con la modalità Drift Mode, cioè solo al posteriore, dove c'è un differenziale autobloccante a controllo elettronico. All'anteriore invece abbiamo un torque vectoring by braking per governare l'assetto dinamico della vettura. Ma quello che cambia in questa macchina è soprattutto l'aspetto delle sospensioni. Possiamo già vedere il duomo anteriore qui rinforzato e l'assenza della barra antirollio, ed è proprio questa l'innovazione di questa vettura: nessuna barra antirollio. Come possibile? Perché è un sistema molto particolare, non solo gli ammortizzatori attivi in grado di variare continuamente rebound e compressione, ma anche in grado di simulare il lavoro, tutti e quattro, delle barre antirollio, e quindi fare quel lavoro con una pressione sul sistema che permette di simulare l'intervento di una barra antirollio, ma con un vantaggio: la barra antirollio ovviamente prevede un'interconnessione tra le due ruote, quindi quando una ruota incontra con una barra antirollio un ostacolo o un cordolo, l'effetto si scarica inevitabilmente sull'altra ruota. Così non avviene perché questo sistema elimina l'interconnessione e quindi aumenta di moltissimo la precisione del telaio. Ripeto, un sistema innovativo che debutta per AMG su questa vettura. Veniamo all'impianto frenante: un disco da 390 mm in acciaio, che bella questa pinza freno gialla, sufficiente a frenare questo telaio composto di acciaio, alluminio, materiali compositi e magnesio. Importante ancora, sono ordinabili i carboceramici con il disco ancora più grande da 420 mm. Gli interni riprendono gli elementi stilistici visti nelle ultime Mercedes-Benz, in particolare anche nell'SL. Questa configurazione stupenda è nella versione 2+2, cioè con i sedili posteriori adatti per passeggeri fino a 1,50 m, quindi tipicamente i bambini. Con i sedili abbattuti arriviamo ben a oltre 600 litri, cioè 670 litri. E adesso la sfida in casa con la sorella SL63 AMG, che è stata velocissima perché voglio portarla in pista. Nuova AMG GT63, adesso la proviamo in pista. La sfida è tutta in casa con l'SL63, che qui era andata fortissimo. Scopriamo come questa tecnologia si comporta anche un po' in confronto con la sorella SL63 AMG. Proviamola. Prima di partire, sedili raffrescabili a 3, così evitiamo di sgualcirci la camicia o la giacca. Scopriamo come va questa AMG GT63. Intanto il propulsore è il ben noto da 585 cavalli V8 che ho descritto, però qui il suono, sentite, è molto più rocco, è incredibile, ha un sound molto più coinvolgente, da capire se effettivamente solo nell'abitacolo o anche verso l'esterno. Il motore spinge fortissimo, cioè davvero impressionante il calcio nel sedere. Sono di quei motori che sembrano di avere molti più cavalli o almeno più coppia rispetto ai già poderosi 585 cavalli. Precisissimo anche il cambio, il 9 rapporti, davvero efficace, incredibile. Ma adesso veniamo all'assetto. Cosa cambia rispetto ad esempio all'SL? Vedete come prendo i cordoli? E l'assenza della barra antirollio attiva, sostituita da un ammortizzatore che sia adattivo, riuscendo tra virgolette a eliminare il problema, e lo vediamo qua, di interconnessione che esiste tra i due assi. Sicuramente la vettura è quasi morbida
nonostante l'efficacia dell'ammortizzatore, e risulta anche molto confortevole rispetto a un setup estremo. Adesso via per il giro veloce. Terza marcia nella prima curva, grip non eccezionale, grandissima però la precisione dello sterzo. Vediamo come salto i cordoli, praticamente sono sempre sui cordoli con questa nuova barra antirolio, che di fatto un antirolio non è. Qua preciso l'inserimento. Montiamo i Michelin 5S. Motore e suono strepitoso, ma anche la spinta sempre preciso, però di gomma non ho una precisione incredibile. L'assetto è qualcosa di fenomenale, in pratica si salta sui cordoli, la macchina è sempre lì, è quasi morbida, non senti le reazioni, però è efficace. Il punto di forza sicuramente è l'assetto, l'insieme a un motore già visto ma che rimane stellare, forse sembra anche migliore di quello della SL. Guardate come giro stretto qui, ultima curva, sfruttiamo completamente l'assetto, giro stretto anche l'ultima curva, via gas, trazione integrale variabile 4MATIC, molto efficace devo dire. La macchina è bella, semplice da guidare e va tremendamente forte. Modalità drift, intanto mettiamo il cambio in manuale, poi togliamo l'SP, primo colpo SP Sport, poi tengo premuto e l'SP per qualche secondo si disinserisce. E adesso è molto semplice, metto la prima dentro, in manuale per l'appunto, tengo i due paddle tutti indietro, li tiro, mi appare la scritta Drift Mode comando up destro, quindi rifaccio solo col destro, Drift Mode attivo con la scritta Drift che compare vicino all'SP off, e adesso sono in modalità Drift e scopriamo come va la differenza. La macchina è chiaramente molto più posteriore, guardate che numeri. Adesso ho una vera trazione posteriore da 585 cavalli e la bellezza di 800 Nm di coppia. Esatto, e devo anche ricordarmelo perché se no mi giro. Questa è la modalità fan, è indubbio ragazzi, è la vera modalità fan. Giro tondo, ok, perfetto. Rimane più impegnativa da guidare la modalità drift, ma è estremamente divertente. Com'è andata questa Engage GT? Dobbiamo dirlo, leggermente 3 decimi più lenta della sorella, l'SL63. Qui debutta la nuova tecnologia, la barre antirolio attive, qui invece ammortizzatori che fungono da barra antirolio. Sicuramente più comoda, confortevole, più facile da guidare. Il tempo però è stato leggermente più lento, non sappiamo se per la barra o semplicemente anche per il cambio di pneumatico, Michelin 4S contro 5S. Una cosa è certa, qui l'aerodinamica attiva su un circuito così lento non dà il suo contributo, quindi non siamo riusciti a misurare e a provare quello che è l'effetto e l'efficacia del front splitter. Ho amato soprattutto il volante e la velocità di inserimento di questa vettura in curva, soprattutto nelle medie veloci che qui non sono tanto presenti. Bellissima però questa Engage, e se pensate sono tempi quasi da Porsche GT3 su questo circuito, con una vettura che rimane estremamente più confortevole, estremamente più spaziosa. Adesso però iscrivetevi al canale e soprattutto commentate qui sotto cosa ne pensate di questa nuova Engage GT63.